Sì, perché grazie a Tom per aver raccontato su questo caso amicizia che va ben oltre i confini italiani e direi anche ben oltre i confini della realtà storica di quel tempo, che poi possiamo mettere in prospettiva. Gli anni 50 erano forse gli unici anni dove l'ufologia aveva un senso, poi è diventata qualcos'altro. Ma soprattutto il punto in comune tra l'indagine di Tom e la nostra indagine, e il punto in comune tra il caso amicizia e la Val Malenco, è proprio quella domanda che Tom si è posto, e cioè perché. Noi possiamo cercare di essere oggettivi e di dire sì, ci sono dei fenomeni, stanno accadendo, ok, oppure siamo soggettivi, per alcuni di voi, di noi, succedono delle cose, per altre no. Allora dov'è la verità? Entrambi. Ma all'origine di tutto ci deve essere una motivazione, perché o noi crediamo che tutto sia casuale e che quindi sia tutto nato per una idea universale che improvvisamente è esplosa e si è espansa non soltanto a livello fisico, ecco perché dico idea, e non dico dalla singolarità all'esplosione, un'idea. Oppure noi cerchiamo la ragione, il logos, che c'è dietro ogni fenomeno, e noi come ricercatori abbiamo questa metodologia. Quindi la prima domanda è, ok, diamo per scontato che qui qualcosa succede. Oggi non abbiamo preparato slide ovviamente perché volevamo semplicemente presentare la nostra conferenza. Avremo delle slide, ma ve lo dico subito, non parlo per Tom, ma parlo per me, per il mio gruppo. A noi non interessa assolutamente mostrarvi la foto di un disco volante o di un alieno che sta dietro la roccia e dire questa è vera, questa non è vera. È una cosa superata per noi, non esiste più. Per noi la cosa principale è dire va bene, è uno scenario, giochiamo su questo scenario, diciamo che questo scenario è possibile, dalle testimonianze che abbiamo raccolto, dai dati che stiamo elaborando, è assolutamente possibile. È molto probabile, se non più certo di tante altre cose che a livello politico, a livello religioso ci vengono dette da secoli. Se noi usiamo la logica, in certi scenari troviamo molto più assurda che la sala Paolo VI del Vaticano abbia l'immagine di un rettile, piuttosto che in Valmalenco ci siano delle persone che comunicano abitualmente con delle creature non umane, che siano extra... Interagiscono, direi, perché non è che comunicano, interagiscono. Su questo è uno dei nodi per i quali abbiamo deciso di posporre ripeto, è vero, stiamo conducendo queste indagini insieme, ma alcune fonti ce le teniamo noi, altre fonti ce le hanno. Quindi è possibile che... No, poi alla fine spero che le metteremo in comune. Comunque finora funziona così anche perché qual è il vantaggio di avere delle piccole riserve? È che lui ha un suo cervello e una sua metodologia basata su anni di esperienza, noi abbiamo la nostra, quindi nel corso dell'indagine è giusto confrontare alcuni dati, ma non tutti, perché poi anche attraverso la contraddizione, il contraddittorio tra di noi, la discussione, escono fuori delle opinioni, dei punti di vista che magari se tutte e due seguissimo la stessa traccia avremmo saltato. Quindi ci sono alcune cose che noi stiamo seguendo, altre che le segue lui, però vi possiamo dire questo, la sensazione che abbiamo dal suo caso amicizia, di cui Tom è veramente molto addentro, a questo caso che poi non è unico, è il caso della Valmalenco. Noi lo mettiamo adesso perché parliamo a livello locale, cosa abbiamo in Valmalenco alla fine? Noi continuiamo a dire il caso della Valmalenco, cosa c'è in Valmalenco? Innanzitutto ci sono delle persone che lavorano, c'è una comunità, la comunità è inserita in un sistema che è basato sulle tradizioni, sulle consuetudini, ed è lì che noi troviamo alcune cose che non ci sono in altre parti. Sulle tradizioni, sulle consuetudini, sui toponimi, sui nomi, cose concrete, non andiamo a trovare la piegatura dello spazio-tempo causata dalla bomba atomica che ha aperto un portale da dove sono
contratti di stipulati. Questa è una cosa che serve a voi? Serve a noi? No. Può darsi che se guardiamo la cosa in una prospettiva generica, sì, ma a livello eso-integrativo, e cioè la possibilità che un sistema sociale abbia al suo interno un esosistema, qualcosa che è estraneo ma che è divenuto talmente presente che quasi per alcune persone non è importante parlarne, perché noi veniamo da fuori, tanti altri ricercatori sono venuti qua, certi fenomeni sembrano fantastici, ma parlando con la gente, con le persone che parlano ovviamente, la loro prospettiva è diversa, la loro prospettiva è per noi normale. È lì che è iniziata la nostra ricerca, quando abbiamo capito che alcune cose sono normali quando non dovrebbero esserlo. Quindi, invece è giusto guardare il cielo, è giusto avere una visione universale delle cose, ma localizzandola qua. Noi abbiamo un'unicità pazzesca. Noi abbiamo studiato casi in America, stiamo studiando casi in Cina, siamo stati in Cambogia, abbiamo intervistato persone in Kenya che hanno ossa di pterodattilo soltanto vecchie nemmeno 100 anni fa, di 8 metri di diametro di apertura. Non è l'unico, Van Malenko non è l'unico fenomeno che possiamo definire strano, però qui c'è qualcosa che in altri posti ancora sono 16 anni di ricerche non abbiamo trovato, e cioè questa apparente normalità che al di là del velo di apparenza nasconde così tante sfaccettature. E adesso sì, perché su questo delle sfaccettature è stato uno dei motivi per cui Tom, per inciso, Tom è la prima volta che viene qua, noi è la seconda, è un anno che indaghiamo. Ma anche Tom è già venuto. Sì, no, Ma ma non per è questa- venuto Van per... Malenko. Sì, sì, È sì. venuto qua per No, indagare. non è venuto dove l'abbiamo portato noi. Decisamente. E quindi su questa cosa delle sfaccettature, io penso che Tom abbia veramente un commento da fare, perché è la prima cosa che lui ha detto. C'è tanto... Questa è una miniera a cielo aperto, io sono rimasto veramente scioccato da quante cose ci sono da indagare qui e la quantità di aspetti da indagare di questa vicenda. Però, mi perdonerà, mi permetto di dissentire un pochino da quello che hai detto. Ve l'avevo anticipato. Sì. Perché in realtà, ma questo lo sto dicendo, è una cosa che mi è venuta in mente adesso, cioè work in progress. Io da quando sono qui in questi giorni, la mia testa si è lì che cerca di elaborare tutto quello che ho vissuto anche a livello di esperienza, per cui abbiamo avuto un'esperienza... Non la dire adesso. Non la dico. Però posso dire che sono rimasto abbastanza sbalordito da vivere in prima persona un'esperienza di cui prima avevo letto soltanto sui libri. Invece, sai, fare l'esperienza di persona è tutt'altra cosa, ma questa appunto ve la racconteremo il 26. Ma quando appunto tu ti riferivi al fatto che abbiamo notato dalle testimonianze raccolte, anche grazie a delle persone che ci hanno aiutato molto in questo, che ringrazio implicitamente ed esplicitamente per il loro appoggio, per il loro sostegno e la loro collaborazione, appunto qua è emerso quello a cui facevi riferimento, è il fatto che per le popolazioni, soprattutto quelle localizzate nella Val Malenco, quindi insomma persone che vivono in montagna, persone che, tra virgolette, semplici, persone che non sono strutturate come le persone che vivono nelle grandi città, sono persone che vivono in mezzo alla natura e che vivono e vedono le cose in maniera sicuramente molto diversa da quelle di città che magari fanno le petizioni per togliere i campanacci alle mucche, come ho sentito, cose veramente che quando l'ho sentita non ci credevo. Vabbè. Appunto, quello che ci ha colpito è il fatto che queste persone nel loro candore, quando si sono trovate di fronte a situazioni che invece per la persona razionale, cittadina, l'avrebbe interpretata e vissuta in una maniera completamente diversa, invece per loro era normale, non stavano a domandarsi
ma cos'è questo essere che mi è venuto vicino, che insomma non ha un aspetto umano? No, cioè voglio dire, sì, magari li mettevano lì fuori la ciotola del latte da bere e vedere se la mattina dopo, cioè, ho sentito di quelle storie che mi hanno veramente colpito. E appunto, quando dicevo che dissento in parte con quello che hai detto, è perché non è perché mi è venuto in mente che invece, guarda caso, qual è una popolazione che secondo me ha avuto dalle testimonianze non che ho raccolto direttamente, ma attraverso libri scritti da persone che lo hanno fatto, libri scritti da persone molto autorevoli. Il primo esempio che mi è venuto in mente è l'interazione che c'è stata per secoli tra questi esseri provenienti presumibilmente da altrove e le popolazioni degli indiani delle grandi pianure del Nord America. Cioè per loro era completamente normale, per loro erano fratelli, cioè per loro interagivano con queste persone come se fosse la cosa più naturale del mondo. Eh, ho letto testimonianze che provenienti da queste esperienze nordamericane che mi hanno letteralmente sconvolto. In particolare il caso che mi ha colpito di più è una donna, un caso che risale agli anni 30, una donna appunto di origine indiana, che in una notte, come diceva il vecchio Snoopy, no? Era una notte buia e tempestosa. Insomma, in una notte buia e tempestosa credo che fosse, non mi ricordo se era in macchina o come, comunque praticamente si trova, vede in mezzo alla strada una persona che raccoglie, insomma, la porta a casa per scaldarsi, perché lì insomma era in mezzo al nulla, non era vicino a una grande città, anche se non era comunque molto distante. Credo che comunque lo stato fosse quello dell'Illinois, se non sbaglio. Insomma, si è portato a casa questa persona, l'ha coperta, una coperta, fino a questo che non parlava, perché non era in grado di parlare. E poi, insomma, alla fine sono riusciti a capirsi e ha compreso che questo era precipitato, il suo disco volante, chiamatelo come volete voi, era precipitato in un lago, probabilmente nel lago Michigan, lì vicino, e lui si era salvato a malapena a nuoto ed era lì separato dai suoi concittadini, chiamiamoli come vogliamo, era lì abbandonato su un pianeta per lui alieno, non parlava, non era neanche in grado di parlare perché non aveva un apparato vocale sviluppato come noi, però il suo aspetto era in tutto e per tutto molto simile a quello umano, quindi è per quello che insomma è finita che insomma, questa donna lo ha accolto in casa sua, lo ha curato, lo ha scaldato, ha cercato di comunicare con lui e insomma in qualche modo è riuscita ad apprendere la storia di questa persona, al punto che, questa è la cosa più incredibile, si parla tra gli anni 30, penso nella metà degli anni 30, questo naturalmente col tempo, non solo se l'è sposato, ma è riuscito anche a farlo assumere in un'industria di Chicago, credo, come una persona, come si dice, un sordomuto, insomma, no? Quindi non era in grado di parlare, quindi con questa scusa insomma, è riuscito a farlo assumere come, credo, come tecnico, come metalmeccanico. Questo qui aveva delle capacità, era molto bravo come riparatore, come meccanico, evidentemente. E quindi è una storia affascinante, questa che si sposa l'essere venuto dallo spazio, sembra una storia che potrebbe essere raccontata da un film, e hanno addirittura avuto una figlia, e infatti la storia è stata, la ricercatrice che ha raccontato, che ha raccolto questa testimonianza, è riuscita anche a incontrare la figlia, che effettivamente era una persona tutto per tutto simile a noi, però aveva delle caratteristiche particolari, per esempio, insomma, dimostrava molto, ma molto meno della sua età, la carta di identità, aveva come il padre, era molto sensibile alle temperature fredde e altre caratteristiche. Ma in questo, cioè, quello che voglio dire è il candore con cui popolazioni molto poco, come posso dire, contaminate dalla tecnologia e dall'ideologia legata alla tecnologia esasperata, per loro certe cose che potrebbero, per la persona razionale,
cittadino, chiamiamolo come volete, non sarebbe in grado di fare, o ben difficilmente sarebbe in grado di fare. Per loro accolgono cose apparentemente, perché fra i lavori raccolti da questa ricercatrice, adesso ho parlato del caso che a me personalmente ha affascinato di più, però ci sono anche casi di incontri di questi indiani, diciamo così, con esseri ben diversi, cioè non avevano un aspetto umano, però lo stesso il modo di interagire con realtà che altre persone più acculturate, più strutturate avrebbero reagito in maniera completamente diversa. Invece la semplicità e il candore d'animo di queste persone ha permesso appunto a queste popolazioni, e non sono le uniche, potrei citare, ci sono casi in altre parti del mondo, mi è venuto in mente questo, adesso non posso parlare per tutta la sera di questo, però mi è venuto in mente quando lui ha riferito, quando giustamente un attimo fa, ha riferito le sue impressioni, le nostre impressioni, raccogliendo le testimonianze relative appunto ai locali che hanno avuto delle interazioni con questi esseri qua in Val Malenco. Hanno avuto un approccio che sicuramente una persona di tutt'altra estrazione non avrebbe reagito come loro, questo volevo dire.